e con letteralmente l'outfit che avevo in casa più la giacca, adesso andiamo a ritirare la box Too Good To Go di frutta e verdura pagata 29 corone, quindi circa 4 euro. E l'altra volta la mia coinquilina mi ha dato un fracco di roba, davvero tantissimo, quindi spero che I hope they deliver this time also. Allora, in questa bella bustona abbiamo delle zucchine un po' tristine, però dai, delle banane che mi sembrano in realtà, cioè, totalmente ok, magari questa è stata un attimo sbattuta, ma tutto ok. Abbiamo un cetriolo, e questo in realtà mi sembra un po', effettivamente un po' andaticcio, si sente che è molliccio, ma non lo so. Abbiamo dell'uva, ok. Poi abbiamo una melanzana che sì, sta un po' andando, un cavolfiore, un cavolo viola e, ma che cazzo, dei mirtilli a caso da soli sul fondo della busta, senza per nessun motivo, così va bene. Ok. In questo momento sono solo le 9, ma sono distrutta. Oggi è stata una giornata abbastanza lunga. Diciamo che la lezione di oggi mi ha preso abbastanza in giro, a parte che ho seguito parecchio più del solito, devo ammettere, la prima parte. Nella seconda parte devo prestare ancora più attenzione perché abbiamo fatto tipo un panel discussion e quindi dovevo ascoltare bene quello che dicevano gli altri per capire quando era il momento per fare il mio primo intervento e magari altri commenti successivi, e quindi il mio cervello è stato utilizzato più del solito quest'oggi. E poi qui ogni giovedì in un centro culturale, nel centro di Colding, fanno club creativo. Appunto si può andare lì dalle 5 alle 8 per fare l'uncinetto, fare a magna, usare delle macchine da cucire che ci sono, provare un po' di cose nuove. E hanno anche, ho visto dalla settimana scorsa, hanno anche i cerchi per ricamare, quindi se mi viene voglia di ricamare o di sistemare qualcosa magari che si buca, posso tranquillamente farlo. Sto lavorando a questo progetto all'uncinetto, quindi sono questi due granny squares che verranno poi cuciti insieme su due lati, che saranno il cappuccio, e poi ho iniziato a lavorare alla sciarpa per chiuderla. Però c'è un'altra cosa che desideravo fare da molto tempo, cioè imparare a fare a maglia con i ferri. Ho provato tantissime volte lo scorso anno, ancora quando ero a casa. Ho provato qualche settimana fa di nuovo, ce l'ho lo sgorbio che ho provato a fare di là sul comodino. Perché qual è il problema? Io sto provando a imparare l'uncinetto continentale. L'uncinetto. Sto imparando a fare a maniera continentale. Cosa vuol dire? Semplicemente sono vari modi che esistono per chiamare il metodo con cui si tengono i ferri e la lana insieme. E il metodo continentale è quello più vicino e simile all'uncinetto, quindi più facile per una persona che sa già fare l'uncinetto. Però tutte le volte che provavo a farla da sola, a imparare da sola dai video YouTube, nello stesso identico modo in cui ho imparato a fare l'uncinetto, a maglia non so perché bene come, non riuscivo. Cioè, dovrebbe essere un lato con tutte queste bollicine così, e l'altro lato con le maglie che si vedono, diciamo, qua in mezzo, come vi immaginate un maglione normale. E quando provavo a imparare da sola non riuscivo mai a capire dove fosse il mio errore. Però oggi c'era lì una ragazza, penso fosse danese, insomma, cioè, ovviamente io ci ho parlato in inglese, che stava facendo a maglia e ho visto che stava tenendo in modo continentale. Le ho chiesto: amica, per piacere, puoi farmi vedere cosa fai tu, come fai tu, così io riesco a capire cosa sto sbagliando? E raga, ce l'abbiamo. Cioè, l'ho fatto per poco perché poi volevo continuare l'uncinetto, ma ho il mio primo
sgorbietto fatta magna. E appunto, come vedete, davanti è così e il retro è tutto con questi gobbine, però il davanti è corretto. Ho finalmente capito come posso fare e dov'era il mio errore. Quindi nel futuro inizierò anche a fare maglia. No, ma il verde è il colore che proprio mi piace meno, Cioè, proprio mi fa troppo schifo come colore. Cioè, a voi? Troppo verde. Vabbè, insomma. Comunque, sono appena tornata a casa e ho comprato un regalino per il compleanno di questa sera, però è già tutto un po' impacchettato, quindi non lo mostro. Carta da pacchi per incartare questo regalo e tutti i regali di Natale. E ora devo mangiare qualcosa perché sono le 3 e non ho ancora pranzato. Nice. Allora, all'amica di cui vado il compleanno oggi ho preso 2 piatti, cioè questo e il piatto fondo abbinato, perché anche a lei piace cucinare e aveva menzionato un po' di tempo fa che le piacerebbe ricominciare a cucinare abbastanza e a fare anche le foto delle cose che cucina, e quindi ho detto, vabbè, le prendo dei piatti che puoi usare per metterci le cose che cucina per farci delle foto più carine. A me piace prendere delle carte di Natale che possono essere usate anche al di fuori di Natale, cioè ok, questa va bene, è un po' più natalizia di una carta regalo normale da compleanno, però è passabile, capito? Quindi mi piace avere un rotolo che posso usare più o meno sempre, però in questo caso ho anche preso da meravigliose Stenegrine anche le tag, e sono abbinate, cioè lo stesso più o meno foglia d'alberello, insomma, quello che check. Non sono molto convinta, vabbè, per Andrea si compleanno. Andiamo. Eccoci qui. È questo palazzo con la scritta, con la cosa azzurra. Mi sa che oggi si va a letto presto perché sono mortissima, però prima
una bella pasta al forno, ricetta di cucina botanica, però un po' modificata perché io ci ho messo anche il formaggio. Sarebbe una pasta al forno con verdure invernali, cavoli. Appunto c'era il cavolfiore nella Too Good To Go box dell'altro giorno e quindi ho deciso di usarlo. Ho fatto appunto questa pasta al forno col porro e cavolfiore e mozzarella. E adesso mangio e poi mi lavo e poi vado a riparare queste meravigliose occhiaie andando a letto presto e riposandomi perché domani devo studiare un po'. È stranissimo, c'è il sole ma sta sgrondando e sto facendo colazione. Yes. Ha smesso. Facciamo dei brownies. Non ho uno sbattitore elettrico, quindi devo fare tutto a mano. Ho deciso di rischiarmela e uso questa teglia un po' più grande perché non ho quella quadrata della dimensione giusta e tutte le altre mi sembrano troppo piccole e quindi preferisco averle bassini, croccantini e andiamo. Questa ricetta ha spaccato, prima volta che la provavo, ma non avevo mai fatto dei brownie così e sono proprio di quelli morbidosi, cioè non sembra una torta, sembra proprio una cosa diversa, è molto umido. Visto che in questi giorni ho fatto poco o niente, mi sto obbligando ad andare in biblioteca per obbligarmi a studiare, sperando funzioni. E niente, sto provando una biblioteca nuova, quindi vediamo. Però dovrebbe essere figa, quindi magari mi stimola. Alla stazione, la vecchia poste, la biblioteca. Ci siamo lamentati abbastanza? Possibilmente sì.
l'universo ha ascoltato le nostre lamentele e prima, mentre ero in biblioteca, mi è arrivata una mail richiedendomi un colloquio per un lavoro e potevo selezionare io quando farlo, quindi giovedì mattina, colloquio online. Vedremo perché appunto, come al solito, non voglio fissarmi troppo sull'idea di ok, di sicuro avrò questo lavoro, però allo stesso tempo non voglio demoralizzarmi e dirmi palese non lo avrò. Già appunto il fatto di avere un colloquio per cui vogliono almeno sentirmi parlare e capire come sono, non solo leggendo sulla carta, è già un grande passo. Però appunto adesso rimane solo una preoccupazione, cioè a parte magari non essere così sicura al 100% delle mie capacità, che in realtà per le mansioni che richiedono il lavoro la maggior parte delle cose le so fare o so di poterle imparare, apprendere. L'unico mio dubbio rimane il fatto appunto che magari mi escludano per la mia locazione, nel senso che è un lavoro con sede a Copenaghen, e però non era indicato se fosse in sede o con la possibilità di fare ibrido o no, quindi vediamo. Io spero appunto che se non era previsto comunque mi venga data la possibilità, se vengo scelta, di fare in ibrido e non di venire esclusa appunto per la mia impossibilità di essere lì presente in presenza tutti i giorni richiesti. E quindi niente, così sono molto contenta. Stavo per girare il telefono per dire: "Ah, ecco la rejection di oggi", come succede ormai da settimane, e invece oggi, sorpresa, non era una rejection, era una richiesta per il colloquio. Quindi dai, c'è speranza, o come direbbe quell'audio, il vento sta cambiando. E vediamo, vediamo.